fondo. Finisce qui! Inter batte Roma all'Olimpico ancora una volta. Passiamo noi contro Gasperini. Di nuovo vince l'Inter. Un gol decisivo di Bonni. Roma 0, Inter 1, finisce qua e l'Inter aggancia momentaneamente la vetta della classifica con una vittoria importante che va oltre i 3 punti, perché da questa partita aspettavamo risposte non tanto sul gioco quanto sul carattere. Che c'è stato? C'è stato il carattere dell'Inter in questa partita. Un secondo tempo difficile, con Chivu che ha dovuto gestire dei cambi che ci hanno fatto anche discutere in live, ma la portiamo a casa con le unghie, con i denti, il carattere e la rete decisiva, ancora una volta, di Ange-Johan Bonni. 1-0 per l'Inter. Simo. Questa è una di quelle partite dove proprio esci gasato col petto gonfio, una di quelle gare importanti di cui ti puoi aspettare di tutto, ma quando arrivi a 20 dalla fine con questi cambi anche un po' obbligati che però ti tolgono anche qualcosa e devi soffrire, mamma mia, queste sono le partite che vincono le grandi squadre e questi minuti di sofferenza servono, perché non puoi pensare di fare un campionato senza avere mai queste situazioni. L'hai fatti in un contesto tra i peggiori, a Roma con l'Olimpico che spinge, la Roma che butta in campo attaccanti su attaccanti e comunque la porti a casa. Straordinario, non sappiamo neanche noi come abbiamo vinto, Mattia. Va bene, intanto abbiamo vinto 3 punti e a casa. Lascialo perdere quello. Mamma mia, che partita. Grande partita la nostra Inter di cattiveria, che è partita forte soprattutto nel primo tempo, andando ad aggredire, andando anche molto verticale, con un Bonni che ha avuto una prima opportunità proprio sull'occasione lanciato in porta da Barella. Svilar non perfetto, c'è da dire, ma con un Bonni che raggiunge il terzo gol al quarto tiro con l'Inter. Poi se non fosse stato per quel tiro fuori nel secondo tempo avremmo avuto uno score clamoroso con 3 gol in 4 tiri, veramente impressionante. Però questa è una vittoria di carattere. Diciamo, questa partita è una partita che apre un ciclo fondamentale di 7 partite che ci diranno a che livello puoi fissare l'ambizione dell'Inter. Ecco, oggi contro la Roma dovevi dare continuità dopo le 5 vittorie consecutive. Soprattutto rispondiamo a tanti che dicevano abbiamo vinto contro 5 avversari che erano facili, che erano partite comode, che erano partite molto alla portata. Oggi non vincere, anzi soprattutto perdere, ci avrebbe portato anche a rimettere in discussione tutto, ci avrebbe riportato secondo me agli umori post Juventus. Invece è una vittoria che ci permette di piazzare l'asticella dell'ambizione dell'Inter sul livello più alto, dà ancora più convinzione al lavoro di un Christian Chivu che ha preso anche in questa partita delle scelte coraggiose dopo una sosta per le nazionali in cui l'Inter è stata la squadra più spremuta di tutte. Anche al minuto 60 va a togliere capitano Lautaro Martinez e va a togliere Hakan Çalhanoğlu, che per me non stava facendo una grande partita lì in mezzo, sposta Barella al centro e lì l'Inter secondo me non è riuscita a prendersi il controllo del centrocampo come invece avrebbe potuto fare, e allora cambia ancora con l'inserimento anche di oltre a quello di Sucic anche di Zielinski, con l'Inter che è riuscita, per me non è riuscita in tutta la partita a prendersi il controllo del centrocampo, ma è riuscita in alcune folate a dimostrarsi superiore, si è dimostrata più forte. Abbiamo visto dei momenti in cui l'Inter, accelerando, ha messo sotto davvero la Roma, tant'è che Simo, la Roma ha avuto un'opportunità con Dica nel primo tempo, un'opportunità con Dovbyk, quella secondo me abbastanza grossa di testa, ma le vere opportunità per il 2-0 le ha avute l'Inter, con il palo di Mkhitaryan che è vero che non finalizza, è vero che non è preciso sotto porta, ma a me oggi Mkhitaryan è piaciuto. Secondo me tra i 3 centrocampisti come prestazione complessiva è stato il migliore, sicuramente superiore a Çalhanoğlu, sicuramente superiore anche a un Frattesi che è entrato un po' evanescente, ecco, nel finale in cui ci aspettavamo che potesse magari punire anche in contropiede, e anche Barella secondo me sì ha fatto le buone cose, ma per me meglio Mkhitaryan. C'è stata un'occasione di Akanji, come detto il palo di Mkhitaryan, c'è stata nel primo tempo anche l'altra occasione di Mkhitaryan, tra l'altro, dove purtroppo non ha finalizzato bene. Quindi io ho visto un Inter credibile che con questa vittoria sul campo della Roma, contro la miglior difesa del campionato fino a qua e la miglior difesa in Europa, numeri alla mano, piazza una prestazione che alza l'ambizione dell'Inter e alza anche la convinzione dell'Inter.
Esatto, più che altro è questo, perché in qualche modo, e c'è da dire che in parte era pure vero il ragionamento secondo cui ne hai vinte 5 ed erano però 5 partite alla portata, quindi erano tutti lì ad aspettarci al varco contro la Roma. E invece l'Inter ha da continuità, fa un altro clean sheet e quindi aveva subito solo 2 gol nello scorso ciclo di partite, uno dei quali al 94esimo con la Cremonese sul 4-0. Si riparte da quel dato che è tanto importante, l'abbiamo detto, soprattutto in campionato è lì che l'Inter deve andare a sistemare le cose, più che nell'attacco che produce sempre tanto, crea e finalizza sempre tanto, anche se potrebbe fare meglio. Quindi anche questo è un dato positivo. E, no, c'è poco da dire, cioè alla fine è una partita in cui hanno avuto sicuramente entrambe le squadre le loro occasioni, anche la Roma ne ha avute alcune importanti, però quando sono dei big match come questi, alla fine devi anche saperle concretizzare. Se fosse stato a maglie invertite, non avremmo detto, abbiamo comunque rischiato di pareggiarla, avremmo detto ha perso meritatamente l'Inter perché non ha concretizzato quello che doveva fare. Quindi io questi 3 punti me li prendo super volentieri perché sono davvero tantissime le cose positive. Non si poteva cominciare meglio. La classifica che 2-3 giornate fa sembrava drammatica, posto che io, come sai, fino a dicembre inoltrato non la guardo mai, però adesso comincia a sorridere pure quella e quindi tantissima roba. Adesso arriva una gara piuttosto morbida, anche se sempre in Champions, e poi un'altra trasferta pesantissima, forse ancora più difficile contro il Napoli che è pure perso, quindi arriverà sparatissimo. Max, grazie di cuore Max, grazie Saragat TV per i 6 mesi di fila su Twitch. EC, grazie mille, piace l'1-0, bravo Pio, forza Inter. Questo è stato l'hashtag della serata lanciato dal nostro Simone. Pio Esposito, Simo è entrato, tu chiudi la partita a Roma, così importante, in un momento così delicato, con Pio Esposito che ti guida l'attacco da solo alla fine, è rimasto lui in attacco da solo, classe 2005, la prima stagione con l'Inter, grande personalità, ha fatto molto bene. Io ad alcuni potrà sembrare esagerato, ma io dico quello che vedo. Io l'ho detto anche guardando la nazionale mentre la guardavo con mio papà l'altro giorno. Cioè, Pio Esposito cambia l'attacco quando lo metti in campo. Ha quel tipo di capacità che hanno quei centravanti fortissimi di ribaltarti completamente. Proprio, io mi ricordo, adesso non è un paragone chiaramente, ma le rare volte in cui il Napoli inseriva Osimhen dalla panchina, cambiava la partita. La difesa avversaria se la faceva sotto, abbassava il baricentro e cambiava completamente tutto. Pio con caratteristiche diverse, ed è ancora molto presto, però fa la stessa cosa e si sa mettere sempre nella posizione giusta per ricevere la palla. Primi 2 palloni che ha toccato impeccabili, primi 4 palloni si è preso 2 falli. Ragazzi, è una risorsa che non è più il fatto di dire vediamo cosa succede. Pio è già un qualcosa di molto concreto. Poi chiaramente ha 20 anni, quindi comunque deve crescere, deve migliorare. Ma quelli che poi ho visto che chiaramente non sono interisti, che hanno già cominciato a punzecchiarlo per il gol che ha sbagliato in nazionale, ne sbaglierà di gol, ma i gol li sbagliano tutti gli attaccanti. Ma il lavoro che ti fa in queste partite qui soprattutto è preziosissimo. E quando è uscito Lautaro, infatti, abbiamo detto Lautaro comincia a calare un po', ma se mette Pio è quello che serve all'Inter, perché ti fa respirare, riceve, si sbatte, comincia a mettere più in difficoltà un Mancini che fisicamente è più forte di Lautaro e non di Pio. E in qualche modo, secondo me, ha anche un po' bilanciato quello che invece abbiamo perso a centrocampo, perché comunque l'inserimento di Sucic, di Frattesi e di Zielinski a livello proprio anche di tempra ti fa perdere qualcosa rispetto ai 3 titolari. Si è parzialmente riequilibrato così. Io sono veramente mi illumina gli occhi quando vedo in campo sto ragazzo, è bravissimo. Sì, anche perché come dicevi, a proposito dell'attacco oltre a Pio Esposito, anche Bonni ha fatto benissimo, Sì, ancora una lui. volta, e questo la dice ancora lunga sul discorso dell'attacco che si è riuscito ad allungare rispetto alla scorsa stagione. Grande Pio, grande cuore, scrive Massimil, che ringraziamo, grazie mille. Domenico, meravigliosi, 30 mesi con noi, grazie Domenico per il supporto. Fabio da Chicago, premio la partita generosa di Mkhitaryan. Ecco, se avesse anche i gol dentro, oggi avremmo chiuso veramente la partita nel primo tempo abbondantemente. Name surname, vamos, Gasperini, per cosa piangerai questa volta? Per l'arbitro no, perché mentre ringrazio Name surname per il grande supporto, c'è Bruckner che scrive l'arbitro aveva la schedina, sì, ma stasera record di falli fischiati da Massa. Non ho capito che tipo di interpretazione ha voluto dare, cioè non ho voluto far incattivire la partita, ha fischiato qualsiasi cosa, ma non ho capito proprio il metro, le scelte, non ho capito molto di quello che ha fatto Massa stasera. Non ho capito, è proprio la spiegazione migliore. E io, se ti ricordi, te l'ho detto dopo 10 minuti.
ho visto un quarto d'ora quello che era, ad ogni fallo protestavano tutti. Fallo per l'Inter, protestavano i romanisti e gli interisti. Fallo per la Roma, protestavano gli interisti e i romanisti. Quando è così, hai già perso in partenza la partita e devi essere bravissimo a riprenderla in mano. Massa non lo ha fatto. Ha ammonito Lautaro dopo 4 minuti per un fallo ridicolo, cioè non si è capito, e poi ha cominciato a fischiare veramente una marea di falli stupidi, e tra l'altro è riuscito anche a lasciarne correre alcuni, ne ha fischiati 46 se non ho visto male come numero, e all'interno di questi poi ne ha lasciati andare altri che erano dello stesso tipo e che non ho capito perché a caso non ha fischiato, ma è stato veramente uno dei peggiori arbitraggi recenti. Fortuna che non ha fatto troppi danni, nel senso che sì, ha fischiato più falli a noi, però poi non ci sono stati rigori o cose strane. Però da un arbitro che ha fatto oggi la sua 226esima partita in Serie A, cioè io me lo aspetto dal ragazzo che inizia da poco e che magari si fa prendere un po' dal momento, non da Davide Massa. Però l'importante è che siano usciti indenni. Decisamente, decisamente. Per chiudere sulla partita aggiungo 2 cose. L'ingresso di Sucic credevo che potesse permetterci di prendere di più il controllo in mezzo al campo, non ci è riuscito, quindi mi aspetto che anche lui possa alzare un po' il ritmo. Mi sembra che chi è andato in nazionale sia stato un po' condizionato, tipo Dumfries che ha giocato 180 minuti con la nazionale, oggi un po' l'ha pagata, perché contro Wesley che giocava a piede invertito poteva vincere il duello e non ce l'ha fatta molto bene. Anche Cialanoglu per me non ha brillato, pur avendo fatto un gran numero di passaggi, essendo stato abbastanza nel vivo del gioco, potrebbe fare di più. Anche Lautaro è stato chiaramente condizionato e quindi per me Chiulu ha gestito bene i cambi anche con coraggio, come detto, chiudi la partita cambiando 3 volte il regista davanti alla difesa in una partita che chiudi difendendoti. Altra partita con clean sheet, quindi dopo la Juventus l'Inter ha cambiato marcia anche dal punto di vista dell'attenzione e della precisione difensiva, con Sommer che questa sera, va detto, ha fatto bene, anche se ancora una volta ha rischiato con quell'uscita a vuoto in area piccola, dove Dovbyk si è mangiato un gol che sarebbe stato molto sulla coscienza di Sommer in quel caso lì, e quello avrebbe acceso tanti commenti. Akanji ha fatto un errore nel primo tempo, ma poi di personalità nel secondo dà sempre più sicurezza lì dietro. Dall'altro lato, Simo, mi viene da dire che Gasperini ha sbagliato diverse cose. Primo tempo, secondo me, c'è tanta responsabilità di Gasperini in un Dybala messo lì falso 9 che non aveva funzionato, Wesley a piede invertito non ha funzionato, la difesa non benissimo, francamente diverse cose le ha sbagliate Gasperini, ne ha approfittato Chivu. Avremmo potuto approfittarne ancora meglio mandando la partita sul 2-0 nel primo tempo, in una gara in cui però hai tanti giocatori spremuti alle nazionali, non c'è Thuram, riesci anche a gestirti gli attaccanti in vista delle prossime partite. Prendiamoci questi 3 punti e dritti avanti. Sì, sì, assolutamente, ma nei big match, soprattutto arrivando da un unico big match giocato e perso, li avrei presi anche giocando male. Invece secondo me abbiamo fatto una buona partita. Sulla Roma, l'abbiamo detto anche nel pre-partita, certe scelte erano talmente strane che ti veniva da pensare che Gasperini avesse avuto un'idea geniale, nel senso che non ti spieghi se no certe mosse. A posteriori non ha avuto nessuna idea geniale, anzi, tant'è vero che poi in corsa si è corretto, ha spostato Dybala da quella posizione in cui non ha quasi inciso, mettendo un riferimento come Dobbik, che è entrato bene e ha liberato anche Dybala in un paio di situazioni successive. Ha spostato Wesley a sinistra, che ha fatto gran fatica, e anche in difesa con quelli primi 3 non si capiva nemmeno loro più o meno che cosa dovessero fare e in quale posizione dovessero mettersi. E poi però ecco, a livello proprio di durezza l'ha vinta ancora l'Inter, e questo è un bel segnale, perché comunque in queste partite qui ti serve anche questo, non solo la qualità, devi avere la durezza mentale e fisica, che era quello che ci faceva preoccupare, l'hai citato poco fa, dell'ultimo centrocampo, dell'ultima forma con cui abbiamo chiuso, e invece comunque ce la siamo cavata con Zielinski che all'ultimo secondo ha piazzato questa chiusura difensiva che ci ha fatto esultare, ma alla fine non può che essere bravo Pio, grande Pio. E la chiudiamo così, però il messaggio che arriva stasera è una vittoria molto da Inter chivuista, come dicevamo e come potremmo chiudere, quindi mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, vi aspettiamo nel club di Passione Inter, ci risentiamo poi come sempre il giorno dopo la partita più a freddo con la nostra analisi di curiosità, dati e spunti anche della nostra Romina allo stadio, quindi vi aspettiamo, mi raccomando, sul nostro canale.